Ciao ragazzi e benvenuti al Blue Monkey Languages. Oggi continuiamo la nostra lezione sulle preposizioni semplici. Rivediamo quali sono: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Dobbiamo dire subito che le preposizioni semplici sono molto utilizzate nella lingua italiana, non cambiano nel tempo e sono assolutamente necessarie per stabilire nessi logici tra le parole. Ora vediamo come e quando le usiamo. Inizieremo per di, che ci indica argomento, per esempio, dammi il quaderno di storia. Specificazione o possesso, per esempio, questa è la macchina di Marina. Privazione, questo è un alimento privo di grassi. Paragone, Gianni è più alto di Luca. Età, Barbara è una ragazza di 17 anni. Provenienza o origine, io sono di Roma. Enzo è di Torino. Qualità o quantità, mia nonna ha un tavolo di ferro battuto. Christian ha un cane di 8 kg. Modo in cui si fa qualcosa, per esempio, mangio sempre di fretta. Con, che ci indica compagnia, per esempio, quest'anno vado in vacanza con Matilde. Mezzo, scrivo con la penna. Modo, porta questa bottiglia con attenzione. In, che ci indica stato in luogo, ci vediamo in albergo. Moto al luogo, i ragazzi sono in Toscana. Mezzo, siamo venuti in autobus. Quantità, il mio compleanno è in 2 mesi. Modi in cui mi sento in colpa. Stagioni, in autunno ci sono molte foglie. Ora vediamo a, che ci indica termine, cosa o persona a cui è rivolta l'azione. Per esempio, oggi faccio lezione a Sara. Modo, ho fatto a modo mio. Stato in luogo, cioè dove mi trovo. Sono a casa di mia cugina. Moto al luogo vuol dire dove sto andando. Per esempio, domani vado a Firenze. Oppure mesi, per esempio a luglio vado in vacanza. Ora passiamo a tra e fra, che ci indica stato in luogo o posizione, per esempio la casa di mio fratello è tra la posta e la farmacia. Moto per luogo, ci siamo nascosti fra i cespugli. Moto al luogo, all'improvviso il motorino si è messo tra la macchina e l'autobus. Distanza, fra un paio di mesi vado in vacanza. Tempo continuato, tra il 1915 e il 1918 l'Europa ha attraversato la Grande Guerra. Causa, tra una cosa e l'altra mi è completamente passato di mente. Relazioni, fra di noi c'è una grande amicizia. Compagnia, questa è una serata fra amici. Alternativa, puoi scegliere tra la frutta o il gelato. Ora vediamo su, che ci indica stato in luogo, per esempio, ho lasciato le chiavi su uno scaffale. Argomento, ho letto un libro su Alessandro Magno.
Per, che ci indica vantaggio. Ho fatto la cena per il compleanno di mamma. Colpa, mi sento in colpa per quello che ti ho fatto. Moto per luogo, siamo passati per le montagne. Durata, non puoi scappare per sempre. Scopo, per preparare la pasta devi prima mettere l'acqua a bollire. Rivediamo ancora una volta quali sono le nostre preposizioni semplici e che cosa ci indicano. Cominciamo da di, che ci indica argomento, specificazione o possesso, privazione, paragone, età, provenienza o origine, qualità o quantità e infine modo. Poi abbiamo con, che ci indica compagnia, mezzo e modo. In, che ci indica stato in luogo, moto al luogo, mezzo, quantità, modo in cui mi sento, stagioni. A ci indica invece termine, cosa o persone a cui è rivolta l'azione. Modo, stato in luogo, cioè dove mi trovo, moto al luogo, dove sto andando, e mesi. Poi abbiamo tra e fra, che possiamo usarli tutti e due, e questi ci indicano stato in luogo o posizione, moto per luogo, moto al luogo, distanza, tempo continuato, causa, relazioni, compagnia, alternativa. Poi abbiamo su, che ci indica stato in luogo e argomento. Per ultimo vediamo per, che ci indica vantaggio, colpa, moto per luogo, durata di un qualcosa e scopo. Molto bene, con questo abbiamo finito la lezione di oggi. Nella prossima praticheremo quello che abbiamo imparato. Vi ricordo di guardare questo video almeno un paio di volte, prendere appunti e ripetere. Non dimenticate di scaricare la lezione nel link che trovate sotto questo video e se volete contribuire alla crescita di questo canale potete farlo via Patreon. Se vi è piaciuto il nostro video mettete like e non dimenticate di subscribe se ancora non lo avete fatto e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!